Allora Franci ha proposto questo tema che è cover fighe, cover belle, sia che esistono, quindi cover, magari partiamo con questa parte, cover che esistono già, e poi si può anche passare a una seconda sfaccettatura del tema, quindi magari cover che non esistono ancora ma che vorremmo sentire. Mari, vai! Ci colleghiamo anche un po' prima, sarebbe una bella collaborazione ITZY e Twice con le ITZY che hanno appena cantato Dance the Night Away, me le immagino bene tutte insieme con questo ritornello in cui ballano. Cover che ha fatto IU, vabbè, io mi collego sempre a IU e Day 6 deve succedere. Ci avrei scommesso la casa. Sì. Giusto. La voce femminile messa nei Day 6. Gli 80s quando hanno fatto On, Power degli EXO fatta dagli 80s, dice Agatha. Wasa e Key Wish You Are Gay. No, Wasa e... com'è? Chi è? Mettete trattini, raga, io sono ignorante, perso. Cioè per me, io a un certo punto ho detto, ma chi è chi? Rifacciamola. Vai, rifacciamo. Quindi, Wasa e Key con Wish You Are Gay. Ciao, scusate il ritardo di Efisio. Ok, bella quella cover, l'ho sentita anch'io. Efisio, poi ci spieghi perché sei in ritardo. Allora, a parte la cover del telefono, vediamo, no, è uno dei primi messaggi che nominava Road to Kingdom, mi ha fatto venire in mente le ultime puntate di Kingdom in cui ci sono state delle cover. Mi era piaciuta molto The Stealer dei The Boys fatta dagli SF9, che forse è stata la mia preferita della puntata. E poi sempre così, parlando di esibizioni cover, una di quelle che avevo pensato che mi era piaciuta particolarmente era Dionysus dei BTS fatta dagli Stray Kids. Ok. One We dei One On Ev si è scritto dei Shiny che ha fatto Nessun Dorma, credo sia una delle cover più belle di sempre, secondo me. Bella, è vero. Poi vabbè, quando toccano le cose italiane ovviamente noi ci emozioniamo. Le Oh My Girl con Sexy Love, sempre delle Tiara. Sono in ritardo perché lunedì prendo il mio primo gattino, o meglio gattina, quindi ero a comprare tutte le cose varie. Vogliamo la foto del gattino / gattina? Efisio, faccela vedere. Ci dice Franci, innanzitutto Simon hai fatto bene a scegliere l'argomento mio, se no prendevi le padellate. Queste sono le parole sue. Di solito mi fa strano quando sento anche solo membri dello stesso gruppo cantare versi di altri membri, e già questo è vero e particolare, quindi figuriamoci altri gruppi. Però apprezzo tantissimo quando anziché puntare a fare qualcosa di identico all'originale ci mettono del proprio. In questo caso mi viene in mente Fake Love delle G-Idol e Backdoor dei B2B. Le Vujusunu con Love Shot. Però allora così diventa incasinato perché ne vengono fuori 1 milione, perché ovviamente ne sono state fatte 1 milione. Facciamo il gioco al contrario, come diceva Simon. Quale cover vi piacerebbe sentire cantata da chi? Era giusto? Chiuderei il discorso però dicendo che la cover più bella dei BTS l'ha fatta Wrong on You. No. È un accordo mio e di Ari, siccome poverina c'ha il computer che si spegne, l'ultima mezz'ora la condurremo io e Simon. Quindi, no, dovevi far finta di saperlo, Ari. Ho detto da un accordo tra me e Ari e mi fai la faccia stupita. Ma scusa, ma reggimi il gioco mezzo secondo almeno. Ecco, attenzione, la rivisitazione migliore è quella di Natale di Cluster. Diciamo le cose come stanno. Cioè, quella era meravigliosa. Ci fai un live. Tra parentesi, posso dire una roba carina? Quel video lì, adesso che noi abbiamo la monetizzazione, ce l'abbiamo in condivisione con i BTS. Cioè, se qualcuno guarda il nostro video, una parte dei soldi vanno e una parte a loro. Noi condividiamo il cachet con i BTS. Sai che devo ammettere che io non sono un fan delle cover. Cioè, tante volte, non lo so, quando sento la cover sono abituato alla voce originale e quindi mi resta un po'. Quindi anche andare a pensare a chi vorrei sentire fare una cover di qualcosa mi viene difficile, perché appunto non sono troppo fan delle cover. Ok. Devo dire che, vabbè, visto anche quanto mi stanno piacendo gli Stray Kids a Kingdom, secondo me, cioè, una cover degli Stray Kids come mi è piaciuta quella di Dionysus, come dicevo prima, potrebbe piacermi di qualsiasi canzone forse, e sarei curioso di vederli anche in altre vesti, però effettivamente non sono un particolare fan delle cover in generale. Ok, io invece, come dicevano prima, sono fan delle cover in cui mettono qualcosa effettivamente di innovativo, cioè devi un po' cambiare il mood della canzone, perché se la risuoni e basta diventa, per come la vedo io, no, che nessuno si offenda, mi sembra il karaoke quando la ricanti uguale. Se invece la vai a modificare, allora quella è una cover e può avere veramente un bel senso. Sarebbe bello se Miso, che non
non è quella della zuppa, è un'altra. No. Cioè, ho pensato anch'io. Sono le sue zuppe, è famosissima tra più che come cantante, come persona che fa zuppe, che canta la cover di I'm Not Cool, certo, perché la zuppa di miso comunque è calda, perché sennò fa schifo. Poi Ari sta per chiudere la webcam dicendo raga, si è scaricata la batteria. Però non so, io mentre leggevo, sai perché mi è venuto in mente? Perché mentre leggevo Troublemaker mi è venuto in mente che mi piacerebbe vederla fatta da Yuna, ovviamente, e da Idon. Che figata sarebbe, dai, la coppietta che fa. Dai, io sono per ITZY e Blackpink insieme, ma rimarrà un sogno, sì. Penso proprio di sì, purtroppo. Ma ok, voi scherzate con Minnie e Topolino, ma Lisa delle Blackpink ha regalato a Minnie la statua di Minnie a Minnie. Detto questo, quindi, concludendo questa mezz'ora di chiacchiere divertenti e istruttive e utilissime, abbiamo deciso che ci sono un sacco di cover belle, ma io e Simon siamo più per le cover remix più che cover. Taglio corto, vi lascio con una proposta incredibile che ho pensato prima. Vai. Siccome prima avete chiesto alle admin delle ITZY di abbinare una canzone a ogni membro, sì, vi propongo per la settimana prossima di prendere un fan degli NCT e fare la stessa cosa. Stiamo qui fino alle 5 del mattino, non usciamo più. Allora, anche per conoscere magari il pubblico nuovo, diciamo, volevamo chiedere alla nostra chat come hanno conosciuto il mondo del K-pop, magari con che canzone e con quale canzone invece si sono innamorati del K-pop, che potrebbero essere due canzoni diverse, magari la prima canzone è stata una e poi l'amore è sbocciato con una canzone sentita dopo, ecco. Giusto. Allora dai, Ari, tu, partiamo da te. Come hai conosciuto il K-pop? Allora, la primissima canzone K-pop che ho sentito, vabbè, in realtà chi ci segue da tanto già lo sa, era You Go Girl di Hyori, che non mi ricordo se era 2008-2009, ma comunque ero piccola. Il mio primo dubbio è stato anche, ma cos'è la Corea? Perché io sapevo, essendo cinese, sapevo della Cina e il Giappone che ci c'era molto più vicino, ma la Corea, ho detto, che paese è? Ma che, ma esiste? Ma cos'è la Corea? Perché sembrano asiatici, ma non sono né cinesi né giapponesi? E ho avuto tutto questo pensiero. Ok, Simon. Ok, allora la mia storia col K-pop è relativamente recente, nel senso che, vabbè, un paio d'anni fa ho iniziato forse ad ascoltarlo Franci più che altro con i BTS e mi aveva fatto sentire qualcosa, non so, io mi ricordo che mi aveva fatto sentire Spring Day, mi aveva fatto sentire Butterfly, mi aveva fatto sentire un po' di canzoni però vabbè, io ne avevo giusto salvate un paio in playlist, però vabbè, per me il K-pop era, come per tanti in Italia, probabilmente solamente BTS. Ok. Poi vabbè, io ho conosciuto voi a un evento a febbraio totalmente per caso, ho detto ma esiste anche un altro mondo oltre ai BTS. E vabbè, parlando con voi mi avete detto della vostra trasmissione lunedì sera, l'ho ascoltata un po' così per curiosità. Ricordo che c'era la Mono Day Card quella sera. Ok. E ascoltando la Mono ho iniziato a dire però è qualcosa che non mi aspettavo, in realtà qualcosa di diverso. Magari, sai, io li ascolto questa trasmissione anche le prossime volte, magari scopro qualcosa di nuovo. Poi mi sono affezionato prima a voi che al K-pop, ma piano piano, ecco, sono arrivati tanti gruppi che mi hanno colpito e che mi hanno fatto appassionare a questo genere. Bellissimo. Allora, prima di raccontare la mia, ma tanto l'ho raccontata 1000 volte, quindi è ben poco interessante, andiamo a leggere i 1000 messaggi che ci sono arrivati, perché ci stanno scrivendo veramente tantissimo e questa cosa è veramente bella, quindi vuol dire che piace. Jeremy Agami dice: io grazie a Lido Limon, scusate, che mi ha fatto conoscere Scream delle Dreamcatcher, quindi ha iniziato con questa canzone, quindi sarà uno dei personaggi preferiti di Strix da questo momento in poi. Foca, ho iniziato ad ascoltare il K-pop perché la mia migliore amica mi ha praticamente costretto ad ascoltare le Blackpink, però sono entrata nel mondo del K-pop grazie ai BTS. Sarà secondo me una cosa che leggeremo spesso, perché comunque sono stati ovviamente una finestra gigante. Prima canzone K-pop delle Girls' Generation, e la canzone che mi ha fatto innamorare del K-pop, Spring Day dei BTS, ci dice Minji. Un sacco di anni in mezzo. A Spring Day sono almeno 5 anni di differenza, quindi vedi.
Poi abbiamo invece Lido Lido, ma attenzione, conosciuta con Popstar delle KDA, Collegi Idol nel 2018, ho iniziato a seguirlo seriamente dopo aver sentito Boombayah delle Blackpink. Ecco, BTS e Blackpink sono, penso, i due baluardi che ci hanno aiutato a espandere questo mondo, è ovvio. Piede rovente, occhio, ecco, prima abbiamo tolto le scarpe a tutti, c'ha già i piedi che gli bruciano. Conosciuto con Boombayah delle Blackpink e innamorata con Why Not delle Luna. Poi l'X24 mi appariva sempre come pubblicità la fancam di Boy With Love. Dopo tutte le volte che mi apparivano ho deciso di cercare i video reali e da lì, puff, è stata magia. È stato innamoramento. Attenzione, c'è un nome che potrebbe aiutarci a capire il gruppo. BTS Mati. Allora, io non ricordo se l'avevo già detto, ma la prima è stata Gangnam Style. Sì, se non sbaglio ce l'ha detto forse settimana scorsa. Ma dopo anni mi sono innamorata con Boy With Love. Sì, tecnicamente forse Gangnam Style è stata più o meno la prima di tutti e non ce ne siamo quasi accorti. Io ho conosciuto il K-pop perché al mio saggio di canto una ragazza ha cantato Save Me dei BTS. Anche questo è particolare. Però mi sono avvicinata di più al K-pop con Just Right dei GOT7 nel 2018. Ok. Vedi? Poi Fabi, me lo hanno fatto conoscere le mie amiche quando ero in seconda media. Hanno visto il video di Favi J ed erano andate in fissa con Mic Drop. Ma a me non piaceva tanto all'inizio perché non era il mio genere. Poi quando ho sentito Save Me Totally in Love con il K-pop. Poi vai, Disesterina. Prima in assoluto Gangnam Style, giustamente. Poi è stata doppia dei BTS. Divertente perché Nam all'inizio dice prima volta con i BTS. È vero? Sì. La prima frase della canzone è proprio è la tua prima volta con i BTS? Che comunque è logica la sua sequenza di canzoni. Prima Gangnam Style, dop Tobischi, il nostro amico Tobischi, conosciuto il K-pop con Likey delle Twice durante una streaming americana e poi ho utilizzato le Twice per superare l'esame di analisi. Primo, successivamente l'avevo abbandonato e le ITZY con Wannabe ed in particolare Wasa con Maria mi hanno fatto innamorare del K-pop. Volevo capire come le spiegano analisi. Sì, le Twice allora le Twice sono un po' furbette, ti mandano i WhatsApp mentre tu fai gli esami e ti danno le risposte perché loro ce le hanno. Gli arrivano le risposte degli esami e loro te le mandano. Sì, le Twice sono così. Ha travisato le parole dell'esame nelle canzoni delle Twice. Può darsi. La mia prima canzone è stata Boombayah delle Blackpink, giustamente Matteo Ranni, mentre invece l'amore quello vero è scoppiato con Boombayah delle Blackpink. Ok, è stato amore. È gettonatissimo. No, ma poi amore a prima vista, direi. Però vedi che bello, come sono tutte situazioni diverse, alla fine guarda, siamo tutti qui. È bella questa cosa qui. Allora, Eloby, io ho iniziato con i K-drama, ho visto Boys Before Flowers alla fine del 2010 e mi sono innamorata dell'original soundtrack, in particolare delle canzoni dei SS501. Ho cercato di conoscere altri gruppi, ma mi sono convinta solo dopo aver ascoltato Lucifer degli Shiny nel 2011. La canzone che mi ha fatto innamorare di questo mondo è Deja Vu, niente che po' di meno delle Dreamcatcher, e da qui è nato l'amore eterno per loro e la mia bias. Parlando della canzone, penso che sia la perfezione tra le loro voci, senza party rap, il video musicale che è visual da farmi impazzire e la base tra l'inizio con il piano e nel pre-ritornello, l'epicità del violino e il quasi gothic sound mi ha completamente ucciso. Un minuto di silenzio dopo le belle parole di Styx. Boombayah ha conquistato tutti. Ok. Allora, come Blackpink e Babumba. No, ho Bad Kids e Babumba, ma ero troppo piccolo per sapere che quello fosse un genere a sé. Poi un giorno del settembre 2017, mentre stavo facendo ginnastica, una mia compagna mi dice: non hai capito che canzoni ho scoperto? E mi ha fatto ascoltare le Blackpink e i BTS, e da lì ho iniziato poi con le Twice, X e così via. Ho conosciuto il K-pop con Dynamite dei BTS, poi per caso su Instagram ho trovato la vostra pagina e mi avete aperto un mondo bellissimo, quello del K-pop, e ho scoperto molti gruppi che ora seguo. Che bello, che bello, che bello. Allora, Franci P, allora, io come tanti credo di averlo conosciuto grazie a PSY, da Gangnam Style a Daddy a New Face, ma poi nel 2018 ho sentito per caso Four Walls delle FX e sono diventate il mio primo gruppo assieme alle Blackpink, ma ancora non ero entrata bene nel genere. Appena ho iniziato a seguirvi a settembre 2019 sono stata colpita da comeback stupendi, Hip delle Mamamoo, Who That Be di Jessie, soprattutto Dumb Litty dei Card, e non potevo fare a meno di interessarmi. Beh, effettivamente 3 pezzoni belli tosti,
Poi Dracomir. Oh, io ho iniziato con le EOE nel 2016, il singolo Like a Cat trasmesso su una trasmissione TV trovato per casissimo. Beh, un po' simile al tuo. Sì, quasi, sì. Sì. Sono tornato con le Blackpink, sentirle per pura fortuna su Studio Aperto. Ho aperto un mondo quando ho deciso di entrare in questo mondo. Bello, Ho aperto un mondo. In conclusione, perché poi vabbè, mio papà aveva scritto la frase carina: io ho conosciuto il K-pop grazie a mio figlio. Beh. Ma Art Attack non era di Giovanni Mucciaccia? Allora vai Simon, introducici l'argomento della serata. Allora, questa settimana mi tocca scegliere un argomento di Tobischi, a meno che non abbiate ricevuto altre proposte particolarmente. Io cercavo di farlo fuori Tobischi, visto che sono parla sempre di... Che litigio tra paparapa qua. Comunque vai, raccontaci questa cosa. Questa settimana Tobischi si è mangiato Luchia, che infatti stasera non è in chat. Ecco, ok. E ha chiesto: come fareste conoscere il K-pop a un vostro amico? E vabbè, non ha specificato se stava parlando, se si riferisse semplicemente a canzoni o magari ad altre sfaccettature del K-pop, non so, coreografie, programmi, show. Potrebbe essere una cosa un po' più variegata del previsto. Quindi girare al pubblico e a noi, tra virgolette, la domanda che di solito noi facciamo alle pagine. Bella questa cosa. Esatto. Vai, quindi parti tu, dai. Parto io. Allora, non è una domanda così semplice perché sono fermamente convinto che in realtà io cambierei canzone o modo a seconda della persona con cui sto parlando. Giusto, certo. Non so, un po' di tempo fa, così come canzone generale, probabilmente avrei scelto un brano del gruppo più famoso, quindi avrei scelto magari un brano dei BTS, un po' allegro, poteva essere una Dynamite che vabbè conoscono tutti, poteva essere, non so, una DNA o una canzone del genere. Ultimamente invece, se devo far conoscere il K-pop a qualche amico, sto andando tanto di Day6, I Need Somebody, vabbè, tocco, sfondo una porta aperta. Sì. Sto andando tanto di Day6 perché mi sono accorto che è un genere che tutto sommato forse è più vicino ai gusti di chi non è tanto avvezzo al K-pop. Non so, un mondo forse più, essendo una band, più vicina al mondo occidentale. Poi ha senso. Ovviamente si va a spaziare anche sul resto. Sì, la frase iniziale che hai detto ovviamente che dipende dall'interlocutore, perché se sto parlando con una donna, un uomo, un cinquantenne, un ventenne, può cambiare tutto, giustamente. Vero. Ari. Beh, io mi collego a quel che ha detto lui e letteralmente un paio di settimane fa ho fatto ascoltare I Need Somebody ad un compagno, perché effettivamente, ricollegandoci a quello che hai detto all'inizio, dipende molto dall'interlocutore. Lui ad esempio è uno che non ascolta le parole, quindi la lingua non interessa, ma ascolta molto gli strumenti. Mi sembrava più opportuno fargli ascoltare un gruppo appunto K-pop più simile. K-pop. E in generale sì, dipende sempre molto dall'interlocutore, però io effettivamente, se non fosse per questi casi un po' più estremi, farei sempre ascoltare un gruppo o maschile o femminile con una canzone o sound proprio tipico K-pop, poi li inoltrerei più nel profondo dei concept più particolari. Allora, vedi, Efisio dice: legherei il mio amico ad un palo e gli farei vedere So Bad delle Stacy in loop per 24 ore. Penso che poi non gli venga da dire amo il K-pop, ma non per la canzone che hai scelto, per il fatto che l'hai legato ad un palo. Ecco, sì, forse non è un gesto carino, diciamo. Quella canzone è troppo catchy per fartela odiare. Allora, legato ad un palo e con la canzone in loop per 24 ore, sono sicura che riusciresti a farla odiare, ma come qualsiasi altra canzone. Comir dice: se dovessi far conoscere il K-pop ad un amico, farei vedere la recente esibizione di Lisa a Kingdom. Icon e Lisa, illegale al 100%. Invece ad una persona che conosco poco dipende molto dal mio interlocutore, però andrei con i gruppi più famosi. Io ad esempio una canzone probabilmente che userei, va al di fuori da quello che uno potrebbe mai aspettarsi, però è una canzone che io ho amato e che mi ha avvicinato ancora di più al K-pop, farei ascoltare Mic Drop dei BTS, ma perché il mondo delle persone che frequento io sono vicine un po' al rap, quindi a quelle basi un po' rap, quindi quella è una canzone che farei ascoltare, e infatti quando mi è capitato di far ascoltare anche alle persone che non ascoltano K-pop mi hanno sempre detto che bomba.
Quindi mi ricordo una live di Manuelito in cui diceva che a lui piaceva Mic Drop. Esatto. Si vede che quel mondo lì era proprio una delle persone a cui l'avevo fatto vedere quel video lì, quindi sì, esattamente. Allora, Agata dice: io personalmente andrei con una canzone abbastanza simile al genere che ascolta quel mio amico o amica, in modo da dargli subito un'ottima impressione, da lì la strada si apre e posso fargli sentire altro, vero anche questo. E adesso però io vi faccio, e questa è la domanda secondo me ancora più antipatica. Ok, quindi tu fai sentire i Day Six, Ari fa sentire i Day Six e l'altro vi dice: non mi piace, fammi sentire qualcosa di diverso. Quindi già parti con una sua chiusura perché ha avuto un esempio che non gli è piaciuto. Con cosa cerchi di controbattere? Questa è bastarda come domanda. Proviamo, e magari un genere totalmente opposto, andiamo su qualcosa di un po' più strong, magari punto anche sul fascino femminile, vado su Blackpink, ITZY, non lo so, qualcosa di un po' diverso. Ok, quindi qualcosa di diametralmente opposto praticamente, perché vai su pop, diciamo, femminile, quindi l'opposto. Dreamcatcher Boca, ci dice Dracomir. Potrebbero essere, sì, un po' forse sullo stesso, non tanto per la questione di strumenti e cose così, lo stesso ragionamento dei Day Six, ma forse perché è più su un rock, su un genere un po'... Il rock quasi, esatto, il pop rock. Che potrebbe avvicinarsi ai gusti di quelli che sono un po' i miei amici che magari non ascolterebbero mai il K-pop, potrebbero trovare qualcosa. Beh, effettivamente ci eravamo appoggiati alle Dreamcatcher anche con Manuel Agnelli, Ari, ti ricordi? E aveva avuto successo. Boca era o Scream? Scream. Sì. Per il discorso rumori fastidiosi nelle canzoni, in As If First Dance, non sono mai riuscito a dire sto titolo, del Blackpink, c'è un suono tipo di coltello che striscia su corde di una chitarra e ogni volta mi fa venire gli scleri, ma allo stesso tempo mi fa venire voglia di ascoltarla ancora di più. Io ho introdotto i miei amici in maniera passiva mettendo playlist di ITZY, Everglow, Twice e altri girl group come sottofondo durante riunioni o pranzi, e dopo diverse volte hanno iniziato ad ascoltare qualcosa anche per conto loro, una specie di lavaggio del cervello. È così comunque le canzoni, quando le hai nelle orecchie, è quello che fanno le radio, no? Le radio vi fanno entrare in testa le canzoni che loro decidono che devono andare. Però può funzionare come tecnica. Dobbiamo fare una diffusione di K-pop in tutta Italia. Un'altra soluzione è far partecipare la persona durante cluster oppure il venerdì su Twitch. Questa era la risposta. Ci avete messo 26 minuti, ma ci siete arrivati. Vabbè ragazzi, anche a chi ascolta K-pop non piacciono tutte le canzoni K-pop. Esatto. Quindi, cioè, io posso consigliarvi una canzone che amo, che ne so, di un gruppo, e a voi fa schifo, quindi è ancora più difficile con chi non ascolta il genere, quindi è una guerra. La domanda che volevamo porre è: cosa ne pensate delle canzoni K-pop totalmente in inglese? Quindi non più half and half come stava succedendo, adesso succede spesso che alcune canzoni siano 100% in inglese. Quindi cosa ne pensate e come vedete questa cosa? Ari, il tuo punto di vista? Sinceramente a me a livello di musica non mi cambia tantissimo, perché per me rimane comunque questo genere, mi rimane comunque K-pop. Allora, Minji dice: se parliamo di canzoni e quindi non di versioni, sinceramente non le considero K-pop. Penso che il K-pop sia pop in lingua coreana, se non c'è più coreano è solo pop. Sì, è un altro punto di vista. Ok, però dico la mia, non è contro, cioè ovviamente ognuno ha il suo punto di vista. Allora dovremmo fare lo stesso discorso quando gli idol K-pop fanno gli album in giapponese. Noi comunque diciamo che è il loro album in giapponese, non abbiamo mai detto che stanno facendo J-pop in quel momento o che non è più K-pop. Beh, lì viene considerato quasi J-pop, ma perché c'è tutta una cultura diversa, cioè proprio J-pop e K-pop sono proprio dei termini, no? Come sta nascendo un po' anche il C-pop, ma da anni che si fanno album di singoli coreani anche in versione cinese, però K-pop non si limita solo alla lingua, cioè almeno secondo il mio punto di vista sono tanti fattori, è proprio il sound, è un mondo, ma vuoi anche l'intonazione, la coreografia, la musica, certo, tutto un po', certo, la divisione in tanti membri, la parte rap, il bridge,
Sono tanti fattori che definiscono la canzone K-pop, secondo me. Dico la mia, finché non si va a snaturare, come dicevi tu, quello che è lo stile classico, cioè è chiaro che se da domani i BTS iniziano a fare, che ne so, musica sudamericana, si vestono sudamericani, ok, hai cambiato stile totalmente, però il fatto di cantare solo in inglese secondo me apre una finestra sul mondo, perché purtroppo nel mondo c'è questa ignoranza culturale e linguistica del non capisco cosa dicono neanche gli inglesi, però se canti in inglese va bene, coreano, ma che questo invece dà la possibilità, secondo me, a tutto quello che è il K-pop di aprirsi a tutto il mondo, o più che altro a tutto il mondo di aprirsi verso il K-pop, e lo stiamo vedendo. Quando mai ci saremmo sognati le TV americane che invitano le Twice, o che invitano le Blackpink, o che ne so, Yes, mi ricordo i Seventeen? Quando mai avremmo potuto sognarlo anni fa? Probabilmente l'apertura che è stata fatta a livello mondiale, anche grazie all'inglese, ha aiutato, no? Che ne dici? Assolutamente. Penso che il K-pop sia un po' tutto il mondo che ci sta intorno, lo stile musica, il fare, quel fare esibizioni molto coreografate, un certo tipo di scenografie anche nei video, che è tutto un mondo diverso rispetto a quello che siamo abituati noi in Occidente. Nel momento in cui si canta in inglese, secondo me, se rimane quella riconoscibilità del K-pop, ma è sempre da classificare in quel modo lì. E poi va benissimo le canzoni in inglese, i BTS non sono stati i primi, mi ricordo un album dei Monsta X, ben vengano anche canzoni in inglese che possono avvicinare un pubblico diverso a questo stile di musica. Certo, chiaro, che sicuramente va anche a nostro favore, perché più si espande a livello mondiale, più le probabilità che un domani, quando si potrà tornare a fare i concerti e roba del genere, arrivino anche in Italia o arrivino comunque più vicini a noi. Cioè questo è sempre il mio punto di vista. Allora Agata ci scrive, vedi, lei è d'accordo con Minji e dice: per come la penso io il K-pop è in coreano, se la canzone non è in coreano non è K-pop, per come la penso io. La dice 2 volte perché dice è come la penso io. Allora Foca dice: finché non si esagera va bene, probabilmente se non ci fosse completamente più coreano delle canzoni perderebbe la sua unicità, secondo me. Vero. Cita 02 dice: penso che sia abbastanza normale, gli idol fanno interi album totalmente in giapponese, vedi, va più o meno a riprendere il pensiero che avevo avuto io. Però anche musicalmente il K-pop è diventato sempre più internazionale, cioè se noi ascoltiamo il K-pop delle prime generazioni e il K-pop di oggi sono mondi totalmente diversi, quindi è normale, non vuol dire snaturare per forza, vuol dire implementare con anche delle cose che arrivano dall'esterno. Ma perché questo? E questo ve lo dico perché abbiamo avuto la fortuna di parlare con Michela, la nostra amica coreografa, perché ovviamente aumentano i soldi, vengono anche prese persone dall'estero a scrivere canzoni, a fare le coreografie, quindi è ovvio che ci siano delle variazioni perché ci sono influenze da parte di tutto il mondo. Quindi comunque già anche musicalmente era cambiato il K-pop ed è diverso generazione per generazione, anno per anno, quindi quello è abbastanza ovvio. E il passo che mancava era la lingua, e effettivamente la lingua adesso ha una preponderanza inglese spesso e volentieri. Allora personalmente preferirei sentire il mix di lingue, ma non sono d'accordo sul fatto che se sia in inglese e basta non è più K-pop. Il sound, le particolarità, la visual sono molto diversi dal pop, soprattutto da quello più commerciale di derivazione americana. Se vede che un'anima, un pensiero, mazza. Ok, io preferisco quando cantano in coreano perché è la loro lingua, ci sta anche questo. Allora, dipende, mi piace quando succede ma non quando diventa un'abitudine. Ci può stare anche un album intero solo in inglese, però se diventa il format fisso inizia a prendermi male. Esempio, Bonnie e Clyde mi piace tantissimo, una delle mie canzoni preferite del momento, ma se tipo diventasse lo stampo dei futuri solo di Uki, tufferebbe un po'. Ecco, io mi aggancio a questa cosa perché stavo giusto pensando a questa canzone. Ad esempio, Bonnie e Clyde di Uki non è una canzone che reputo molto K-pop, la piazzo un po' in mezzo perché lei poi è cinese. Sì. E ha debuttato nel K-pop, canta una canzone in inglese e ti confonde abbastanza. Mentre Dream of You di Chonga, che è tutta in inglese, io quasi non me ne accorgo che è tutta in inglese. Questo ragionamento su Yuki, effettivamente l'altra sera quando l'ascoltavo poteva benissimo essere una canzone di una cantante americana, se tu non sai che è lei, e non diresti mai che è K-pop, mentre effettivamente prendi altre canzoni, lo noti lo stile che c'è dietro. Niente, va bene. Simon, grazie come sempre e ci sentiamo presto, va bene? A presto. Ciao caro, mi spiace, è andata così oggi, veramente. Ciao. È stata dura, mi spiace. Dove sono finito? Perché non ci sono più? Secondo voi? Che ne dite? Vabbè, ma non sono utile, cioè
È questo? Aspettate, Ah sì, eccomi. Ah, perché non mi si vede? Eccolo! Ciao, sono tornato. Ciao.